Benvenuti a Football Benchmark, cercheremo di analizzare calcio e finanza anche grazie ad Andrea Sartori, Head of Soccer o Head of Sports alla KPMG. Insieme a te oggi vogliamo analizzare la Juventus, nello specifico la Juventus sarà parametrata agli altri campioni in Europa. Quindi a chi ha vinto il campionato lo scorso anno, è un report che è recentemente uscito fatto proprio dalla KPMG per riuscire a capire la Juventus quanto è competitiva o quanto è non competitiva rispetto alle altre campioni di paese, quindi le squadre che ha affrontato o affronterà in Champions League. Il primo dato che ci hai portato in realtà, Andrea, è quello relativo alla crescita annuale, e forse il dato più negativo della Juventus, nonostante sia in positivo, è quello in cui la Juventus è ultima. Beh, prima di tutto è interessante notare che tutte le 8 squadre che hanno vinto il campionato lo scorso anno, dei più grandi campionati europei, hanno cresciuto il proprio risultato. La Juventus l'ha cresciuto solo del 5% e probabilmente questo deriva dal fatto che è stata eliminata troppo presto dalla Champions League. Quindi non avendo giocato i quarti di finale, le semifinali ed eventualmente potenzialmente la finale, c'è stato un impatto sia a livello di ricavi da stadio che anche a livello di broadcasting rights. Mentre invece il Barcellona, per esempio, ha avuto un incasso quasi, cioè una crescita quasi doppia rispetto alla Juventus, rispetto al proprio fatturato. Vabbè, non consideriamo, se me lo permetterai, Turchia e Olanda perché hanno delle dinamiche diverse rispetto al Big Five, no? Certo, bisogna anche poi mettere nel contesto della dimensione della crescita. Per il Barcellona ormai ha raggiunto i 620-630 milioni di fatturato, la Juventus è a 340, quindi l'11% di crescita del Barcellona in valore assoluto è un numero enorme. Allora, a proposito di numeri, andiamo a vedere in riassunto quello che è stata l'analisi del bilancio fatto da KPMG per quanto riguarda la Juventus, quindi dei numeri chiave, no, che vorrei analizzare con te, perché la Juventus, come hai detto te, ha 340 milioni di euro di fatturato. Questi sono gli altri numeri che noi abbiamo identificato come numeri importanti. Allora ci giriamo e li possiamo anche guardare insieme. Intanto quello che mi interessa di più capire con te è che cosa significa il valore di impresa. Significa che se io voglio comprare la Juve, la vostra stima è che bisogna tirar fuori 983 milioni di euro. Al 1° di gennaio 2016 questa era la nostra stima. E come si calcola? È il valore del capitale d'impresa più i debiti. Questo è ciò che praticamente rappresenta, in parole molto molto semplici, non troppo tecniche. Il valore, altrimenti ci perdiamo subito. È circa 1 miliardo. Tieni presente che il Real Madrid e il Manchester United, che sono al top della nostra classifica dello scorso anno, 1 gennaio 2016, valgono circa 3 miliardi. Dopo lo vedremo perché abbiamo voluto raffrontare proprio con la Juventus. Altro dato interessante, e ne parleremo anche in seguito, è il discorso relativo allo stadio, soprattutto il giorno della partita. Match day si chiama, no? In euro, naturalmente in milioni di euro, questi sono i dati. La Juventus viene dietro le 3 grandi, possiamo definirle così, nel Big Five, diciamo, che si posiziona al 4° posto, perché forse, Andrea, c'è l'eccezione dell'Leicester. Beh, prima di tutto altrimenti sarebbe stata quinta forse la Juve? Ci sono molte più squadre in Europa che sono davanti alla Juventus, perché qui ci focalizziamo solo sugli 8 campioni, però vediamo effettivamente che le prime 2 sono 2 squadre che hanno uno stadio nettamente più grande rispetto alla Juventus. Un confronto molto interessante è Paris Saint-Germain-Juventus, perché lo stadio del PSG non è poi tanto più grande di quello della Juventus, però i ricavi che derivano dallo stadio del PSG sono oltre il doppio di quelli di quello della Juventus. Profano. Per match day, cioè per incasso del match day, si intende soltanto il biglietto o anche gli accessori, cioè la maglia, da mangiare? Allora, la maglia no, rientra di solito nei ricavi commerciali, è tutto ciò che viene speso relativamente allo stadio, di conseguenza il cibo, chi si compra il panino da bere, chi va al ristorante, la visita al museo. Questo praticamente è tutto ciò che copre. Una cosa interessante, cioè la Juventus ha 44 milioni di euro, però rispetto all'ultimo anno in cui aveva giocato all'Olimpico,
ha quadruplicato il fatturato da stadio e questa è una cosa molto molto allora importante. mi devi promettere che parleremo anche di stadi prossimamente nelle nostre chiacchierate. Possiamo fare una chiacchierata anche su quello. Fatturato commerciale per quanto riguarda la Juventus, ovvero quanto si incassa attraverso il commercial, forse quindi quello che ti chiedevo prima io, no? La maglia, l'accessorio che il tifoso acquista. Anche qui la differenza con le tre grandissime, con gli altri tre campionati, perché il Paris Saint-Germain ha una dimensione internazionale piuttosto evidente, è ancora più marcata, Andrea. Assolutamente sì, e qui è dove la Juventus, a mio avviso, ha le più grandi possibilità di crescita in futuro, perché lo stadio tu sei limitato comunque dalla capacità e chiaramente dal prezzo. Ciò che ricavi dai broadcasting Rai, dalla televisione, è un fattore di mercato, quindi tu dove puoi crescere nella parte commerciale. Tieni presente che la Juventus rispetto all'anno prima ha cresciuto i ricavi commerciali del 35% grazie all'accordo con l'Adidas e con Jeep. Queste sono state due cose fondamentali. Quindi nel discorso commerciale ci rientra anche le sponsorizzazioni. Assolutamente sì, e poi chiaramente c'è anche il discorso del controllo diretto del merchandising e delle licenze. Però, e lo vediamo qui molto chiaramente, se la paragoniamo alle tre vincenti del campionato francese, del campionato tedesco e del campionato spagnolo, anche se chiaramente molto meglio della sorpresa Leicester, la Juventus è ancora molto, molto indietro. Cioè, vedi che la Juventus è circa 3 volte e mezzo, o quantomeno il Bayern Monaco è circa 3 volte e mezzo la Juventus. Vista in positivo, ha molti margini di crescita. Ha molti margini di crescita, ma il modo per crescere è vincere sul campo e soprattutto vincere la Champions. Cioè, se la Juventus riuscirà quest'anno, negli anni a venire, a vincere la Champions, allora a questo punto tu avrai il coinvolgimento degli sponsor, dei tifosi, soprattutto a livello internazionale, e di conseguenza avrai una crescita commerciale eventualmente esponenziale. Ci sarebbe anche una crescita anche nel valore d'impresa. Prima ci dicevi che è quasi il triplo rispetto, cioè 3 volte meno rispetto a Bayern Monaco e Barcellona. Allora, se possiamo andare anche a vedere la grafica del valore d'impresa, eccola qua, 2000 miliardi. 2 miliardi, scusami, certo. 2,7 miliardi. I milioni di euro sono 2 miliardi. Esatto. Ma non ho fatto economia e matematica apposta io. La Juventus, come dicevamo, quasi sfiora il miliardo, non ci arriva, però complessivamente come valore di società è superiore al Paris Saint-Germain degli sceicchi. Allora, prima di tutto la Juventus in questo ranking, che adesso andremo ad aggiornare alla fine di maggio, nel ranking al 1° gennaio 2016 è nona in Europa. Tieni presente che le prime due sono Manchester United e Real Madrid con 3 miliardi di valore. Non hanno vinto il campionato. Non hanno vinto il campionato, però ecco, addirittura il Manchester United non si è neanche qualificato per la Champions, però un conto è il risultato sul campo, un conto è il risultato finanziario. La Juventus ha ancora cose interessanti. Se guardi la performance di borsa del 2016 è cresciuta del 16%. Ora andremo a vedere, quando finalizzeremo i calcoli nei prossimi mesi, come questo andrà ad impattare. Certo che il Paris Saint-Germain, considerando che è stata comprata dai qatarini nel 2012, quindi in 4-5 anni è riuscita a crescere come società in maniera notevolissima. Quindi è cresciuta più il Paris Saint-Germain piuttosto che la Juve? E questo non te lo so dire, a dire la verità. Bisognerebbe fare un'analisi al 2012, ma non abbiamo i dati di quello. Ce la porterai. Potremmo farla. Vedremo qual è allora la squadra che eventualmente ha fatto il gap maggiore. Ultimi 2 dati da analizzare in maniera molto veloce. Uno che mi preme molto, visto che principalmente ci occupiamo anche di mercato, è quello relativo agli stipendi. Cioè quanto costa la Juventus per stipendio. Mi hai bacchettato prima, mi hai detto che dovevamo dire che era sia dello staff, che quindi dirigenziale, che dei giocatori. Quindi certo. Stiamo parlando del sistema Juventus, no? In questo caso mi pare che il contenimento dei costi della Juventus sui risultati raggiunti sia eccellente. Sì, allora delle 8 squadre che hanno vinto il campionato, tutte sono sotto il 65%, che è un ottimo 65% rispetto al fatturato, che è un ottimo risultato. Però la Juventus tra queste è quella che ha il valore più alto, appunto il 65%. Tieni presente che il Bayern Monaco opera ben al di sotto del 50%, quindi meno del 50% del fatturato del Bayern Monaco è speso.
è speso sugli stipendi della dirigenza e dei calciatori. Questi sono valori assoluti, Sì. certo sono valori molto importanti per il Barcellona, che però ha un fatturato di oltre 620 milioni di euro, quindi i 371 rispetto ai 221 più o meno alla stessa percentuale rispetto al fatturato. esattamente. Discorso stadi brevemente, ma poi ci ritorneremo sicuramente sul discorso stadi. La Juventus, che con lo stadio di proprietà ha sicuramente migliorato le proprie performance finanziarie, riempie lo stadio al 93% di media nella scorsa stagione, per un 38.000 circa di presenze fisse allo stadio. Come dicevi prima in apertura di questa nostra chiacchierata, obiettivamente numeri diversi rispetto al Bayern Monaco, che addirittura fa il 100% su 75.000 spettatori però. Esattamente. Il Bayern di Monaco, come tutte le squadre tedesche, hanno delle performance da stadio impressionanti a livello di occupazione e hanno anche degli stadi molto grandi, più o meno comparabili all'Italia e sicuramente molto più grandi dell'Inghilterra, però hanno anche una politica di prezzi più basse rispetto all'Inghilterra. Quindi il Bayern di Monaco è impressionante con questo praticamente 100% di tasso di occupazione. Il Barcellona è al 79%, ma ha il valore assoluto più alto di 78 milioni, però ha uno stadio che è nettamente più grande, il Camp Nou. Quindi la Juventus ha un ottimo 93% con 38.000 presenze e, come dicevamo prima, con 44 milioni di euro, ancora una volta 4 volte di più rispetto a quello che ha guadagnato l'ultimo anno che ha giocato all'Olimpico. Allora, quindi margini di crescita ancora ulteriori per la Juventus, come diceva Andrea, legati soprattutto alle vittorie in Europa. Questa è l'analisi degli 8 campioni dello scorso anno. Naturalmente ancora non abbiamo il potere di guardare il futuro. Grazie Andrea Sartori per questa piacevole chiacchierata. Alla prossima. Grazie. Ciao a tutti.